Ciao e benvenuti nel video delle location del film La Maschera di Ferro. Yeah! Questo è il biglietto, ragazzi. Allora, l'ingresso al castello e anche al giardino viene 18 euro. È lui! Un film con un cast veramente eccezionale: Leonardo DiCaprio, John Malkovich, Gérard Depardieu e chi più ne ha ne metta. Mi è sempre piaciuto da matti, da piccola, avevo 8 anni, appena uscì, mi ricordo che ho quasi fuso la videocassetta, lo so che lo dico sempre, ma ragazzi, sono una cinefila e questi cult mi appassionano tantissimo. E adesso siamo qui al castello Château Le Vicomte di Vaux-le-Vicomte e vi lascio ovviamente in descrizione il nome esatto del castello e tutto quanto. Iniziamo questo viaggio in quella che nel film appare come Versailles, ma non siamo a Versailles appunto, e tantissime scene sia degli interni che degli esterni sono state tutte girate qui. Wow, qui abbiamo un museo delle carrozze. Andremo a visitare prima il castello, guardate che meraviglia, e poi dopo i giardini. Il castello di Vaux-le-Vicomte, che già dal nome per me è uno scioglilingua, si trova a Mency, a una cinquantina di chilometri da Parigi. Fu costruito tra il 1658 e il 1661 da Nicolas Fouquet, il ministro delle finanze di Luigi XIV. Per la sua umile casetta di campagna, Fouquet decise di chiamare non uno, non due, ma 3 geni del Seicento: l'architetto Louis Le Vau, il pittore e decoratore Charles Le Brun e il paesaggista André Le Notre. Scusate ragazzi per le pronunce, sicuramente li ho pronunciati male. Siamo entrati, ragazzi. Che casino, dovevo tirare fuori il biglietto. Mi è cascato tutto dalla borsa. Mi devo subito far riconoscere ovunque vado io. Il giardino di Le Notre era talmente spettacolare che diventò il modello per, indovinate un po', Versailles. Ma prima di arrivarci c'è la scena clou della storia, la festa del 17 gennaio 1661. Immaginatevi la serata: spettacoli, cene servite su piatti d'oro, fuochi d'artificio. Peccato che il vero spettacolo fu la faccia di Luigi XIV. Secondo la leggenda, il re rimase talmente colpito, o forse geloso, della serie "ma come ti osi ad avere un palazzo più bello del mio?", che da lì a poco fece arrestare Fouquet, livello di rancore Luigi XIV, e non lo fece arrestare da uno qualunque. Si dice che a bussare alla porta fu proprio D'Artagnan. Voltaire riassunse così la vicenda: il 17 agosto alle 6 di sera Fouquet era il re di Francia e alle 2 del mattino non era più niente. Insomma, la classica serata che inizia con qualche drink e finisce malissimo. Ne so qualcosa. Il castello fu svuotato di tutto: tappeti, statue, perfino gli alberi d'arancio, per arredare Versailles, una specie di trasloco dove il vicino di casa, in questo caso Luigi XIV, si prende anche le piante dal balcone. Alla fine gli stessi artisti che avevano lavorato per Fouquet furono assunti dal re e con loro nacque il capolavoro di Versailles. Ed eccoci alla parte legata proprio al film La Maschera di Ferro. Qui, ragazzi, mi ricordo di questa statua e la porta e anche il muro. Mi sembra che qui è stata girata una scena proprio all'inizio del film, prima della caccia del porcellino, dove sono tutti riuniti in questa stanza e mi sembra che ci sia proprio Leonardo DiCaprio in questo punto. Ovviamente vi allegherò lo screen. Perché hanno girato qui e non a Versailles? Beh, provate voi a chiedere i permessi per girare a Versailles. No, scherzi a parte. Questo castello è sempre meno affollato e più gestibile, soprattutto molto simile come stile, tanto che in parecchi film è stato usato proprio come controfigura di Versailles. Insomma, diciamo pure che è un po' il suo ripiego ufficiale, ma un bel ripiego. La cosa bella è che, a differenza di Versailles, qui non vieni spinto dalla folla, è molto più tranquillo e oltre a goderti il castello organizzano anche tanti eventi, spettacoli, puoi persino farci picnic.
bellissimo ragazzi, sono anche riuscita a trovare qualche piccolo scorcio, guardate qui, qualche piccolo scorcio dove hanno girato proprio le scene del film e purtroppo avevo un po' di cose da dirvi ma dovevo fare silenzio, quindi vi metterò tutto quanto con, cioè vi avrò messo, l'avrete già sentito, con la voce fuori campo. Che fresco che fa qui. Andiamo! Eccoci nei giardini di Vaux-le-Vicomte e sono un vero labirinto. Cammini e ti sembra di perderti tra le fontane, le siepi perfettamente potate d'arancine e vialetti che si intrecciano come in un puzzle gigante. E qui hanno girato tantissime scene sia per La Maschera di Ferro sia per altri film come Maria Antoniette di Sofia Coppola. Poi arriverà un video anche di quelle, che però in parte sono anche a Versailles. Quando sono andata faceva un caldo pazzesco, ma per fortuna c'era un piccolo stand nel giardino, un'oasi con acqua e bibite. Voglio andare verso quella corona perché mi ricordo benissimo che si vede nel film. Oltre al labirinto di siepi ci sono anche statue, giochi d'acqua e vialetti geometrici che ti fanno sentire un po' come André Lenotre che passeggia tra le sue creazioni. Insomma, i giardini sono immensi e pieni di storia. Mi sembra di essere anche un po' Alice in Wonderland qui, è un po' labirintico. Ok, lì c'è il punto esatto dove Leonardo DiCaprio fa liberare il porcellino e iniziano i giochi e poi apre le fontane e diciamo intrappola la ragazza. Leonardo DiCaprio era proprio in questo punto dove sono io adesso. Mamma mia che emozione raga! E laggiù invece è proprio dove si conclude il film. Vediamo un po'. Wow, questo sentierino. Siamo dalla Maschera di Ferro, dal mito alla realtà. Andiamo a vedere. No. Che bello. Beh, geniale comunque fare questo sentierino con queste installazioni, molto carino. Questo insieme di frasi racconta la parabola di Nicolas Fouquet, potente sovrintendente delle finanze sotto Luigi XIV, che però cade in disgrazia per aver mostrato troppa ambizione e ricchezza.
Questo suo magnifico castello, costruito in segreto, fu visto come una sfida al potere del re. Nonostante la sua fedeltà durante la fronda, Luigi XIV lo fece arrestare e accusare di tradimento, sospettando perfino che stesse preparando una ribellione. Volendo c'è una card per ingressi limitati, se abiti in zona può letteralmente dire vado a fare merenda in giardino, e il giardino in questione è grande come 2 quartieri di Livorno. Proprio accanto al castello c'è anche un ristorante self-service. Considerando che siamo un po' fuori mano e non è che esci e trovi subito la boulangerie all'angolo, è comodissimo. Noi ci abbiamo pranzato e sinceramente è stato il pasto migliore dei giorni in Francia, anche economico. Poi non ho resistito e ho preso anche qualche souvenir. Il video delle location della Maschera di Ferro termina qui, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio.